1854. Pio IX proclama il dogma dell'Immacolata Concezione. Immacolata Concezione per molti cristiani vuol dire che la Madonna ha concepito Gesù senza sporcarsi con il sesso. No. Immacolata Concezione vuol dire che lei è l'unico essere umano ad essere nato senza la macchia del peccato originale. Cioè lei è stata concepita senza la macchia del peccato. Ma se il peccato non c'è, il dogma della Immacolata Concezione dogmatizza il nulla, dogmatizza il falso. Ed è un dogma. 1858. Bernadette Soubirous vede questa figura femminile, che lei chiama Acherò. Acherò, nel dialetto pirenaico, là significa quella là. Lei l'ha sempre chiamata così, fino a quando non è intervenuta la Chiesa che l'ha trasformata nella Madonna. Quella là, 1858, cioè quindi 4 anni dopo, dice io sono l'Immacolata Concezione. Ma se quella là era veramente la Madonna, sapeva di che cosa stava parlando? Visto che il peccato originale non c'è? Oppure che cosa hanno fatto dire a quella là che non ha mai detto? Per avallare il dogma proclamato 4 anni prima. Perché se non c'è, non c'è. E leggete la Bibbia e vedrete che non c'è. Nel racconto appunto del fatto che Adamo è stato fatto e non creato, vi leggo una piccola chicca, sempre nelle traduzioni di Famiglia Cristiana, quindi siamo tranquilli. Quindi Adamo sarebbe stato fatto, cioè l'uomo, sapiens, sarebbe stato fatto con degli interventi precisi, che alcuni genetisti stanno cominciando a ipotizzare e stanno cominciando a spiegare come mai, pur derivando da degli individui che avevano 48 cromosomi, noi ne abbiamo 46, e il tutto è frutto di quella che viene chiamata traslocazione robertsoniana, cioè il cromosoma 2 e il cromosoma 3 si sono fusi tra di loro, cosa che se avviene in natura porta alla morte immediata dell'individuo. Invece questo sarebbe avvenuto in un maschio, in una femmina, tutti e due sopravvissuti, i due combinazione lì dove vivevano si sono uniti, hanno fatto dei figli che sono sopravvissuti, cioè tutta una serie di casualità che in natura proprio non esistono. Tant'è che questi dicono che questa roba qui può essere avvenuta solo sotto controllo. Allora, nella descrizione del modo in cui è stata fatta Eva, fabbricata Eva, la Bibbia ci dice questo, che gli Elohim hanno presero l'Adam e lo posero in Gan Eden. Hanno preso l'apostrofo Adam, che alle volte è indicato con l'articolo, quindi Adam non è il nome di un individuo, indica un gruppo, in particolare un gruppo di maschi. Quindi l'hanno preso e l'hanno messo nel cosiddetto paradiso terrestre. Quindi intanto l'uomo non è stato fatto nel paradiso terrestre. Leggetelo nella Bibbia che avete in casa. Presero l'Adam e lo posero in Gan Eden, quindi l'hanno fatto da un'altra parte. Dopodiché lo mettono lì perché lui doveva lavorare in quel posto lì. Dopodiché dice la Bibbia che dopo un po' di tempo Dio si accorge, prima non lo sapeva, che per l'Adam la compagnia degli animali non era sufficiente. Siccome lì, come ci dice la genetica, la paleogenetica ufficiale nelle riviste scientifiche, sono nati i primi ceppi di animali addomesticati, comprese le pecore, io immagino a che scene magari assistevano gli Elohim quando l'Adam era da solo con le pecore. E allora decidono di fargli la femmina. E per fargli la femmina, non aggiungo una virgola in più a ciò che c'è scritto nella Bibbia, indussero nel maschio un sonno profondissimo, prelevarono un qualcosa da una parte laterale, che è quella che viene tradotto come costola, chiusero la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato hanno fabbricato la femmina. Questo è un protocollo di clonazione dichiarato dai genetisti. Dice, è uguale ai protocolli di clonazione nostri. Manca solo un passaggio intermedio, l'impianto in un utero femminile. L'unica differenza che c'è rispetto ai protocolli nostri. Qui ci sarebbero spiegazioni, ma non voglio perdere tempo. Quindi descrivono questo. E poi arriva e gli Elohim la presentano ad Adamo. E quando leggerete la Bibbia con attenzione e con grande curiosità, leggerete questo. Allora l'Adam disse, questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa volta, non quelle che mi avete presentato prima. Nelle Bibbie tradotte in inglese dagli ebrei c'è scritto finalmente ossa delle mie ossa e carne della mia carne. E nella letteratura ebraica extrabiblica si dice chiaramente che Adamo ha rifiutato altre femmine. Questa volta gli hanno fatto quella giusta, prendendo dal suo patrimonio genetico. Questa volta. E qui non è traduzione mia. E poi dice, quindi sarà chiamata donna perché da uomo è stata tratta, e in italiano si perde tutto, perché in ebraico c'è, sarà chiamata Isha perché da Ish è stata tratta, cioè l'aggiunta della desinenza femminile al maschile, Ish. Sarà chiamata Isha perché deriva da un Ish,
Questa volta. Tutte le altre volte che vale, questa non gli andava per una cosa, non gli andava, questa qui almeno gli piace. Questo c'è scritto, capite? Per questo vi dico leggetela attentamente. No, non ce la devono più spiegare, bisogna leggerla. E se la leggiamo non c'è più bisogno che nessuno ce la spieghi. Quando hanno clonato appunto in Scozia la pecora Dolly, dopo più di 200, quasi 250 tentativi sbagliati, ovviamente questo evento ha generato un sacco di problemi, no? Perché poi quello che si dice ovviamente è, beh, clonati gli animali, adesso cloniamo l'uomo. Tra l'altro il discorso della clonazione dell'uomo nei testi vedici è descritto, costruivano gli eserciti di superuomini che venivano chiamati gemelli, cioè tutti uguali, quindi con clonazione di individui molto più potenti dell'uomo normale, li mandavano in guerra e quando diventavano pericolosi per i loro stessi fabbricanti li uccidevano. Questa cosa qui, dicevo, ha generato un sacco di problemi, no? Problemi di ordine etico in sostanza. Per cui, insomma, interventi di filosofi, pensatori, teologi, bioetici, eccetera, 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 proprio per dire, ma allora dove stiamo andando? Cioè a questo punto dove arriveremo? Che problemi andiamo a creare? Perché poi è chiaro che prima o poi arriveremo a clonare l'uomo. Hanno intervistato anche, ovviamente, i rabbini. La clonazione, ma non c'è nessun problema, c'è già nella Bibbia, rabbini. Basta vedere come sono venuti al mondo Adamo ed Eva. Questo è il professor Safran, rabbino, docente di etica medica alla Università Ebraica di Gerusalemme. La clonazione, che problema c'è? C'è già nella Bibbia. Cosa credete di aver inventato? Noi la conosciamo da un altro rabbino sul Daily Mail, Zionit Sevit, che è docente alla American Jewish University nel Maryland, discute della fabbricazione di Eva. E sapete che cosa dice? Dice che è sbagliato tradurre con costola, perché ciò che hanno preso per fabbricare Eva l'hanno preso dal pene di Adamo. La discussione non è Dio ha creato l'uomo, no, che Dio ha creato l'uomo non esiste. Semmai discutiamo da che parte del maschio sono state prese le cellule per fabbricare la femmina. Daily Mail. L'hanno prese dal pene, non dalla costola, va bene. Discorsi affascinanti, interessantissimi. Quindi andiamo avanti a cercare di capire da dove hanno preso le cellule staminali per clonare. Però smettiamo di dire che siamo stati creati da Dio con un atto volontaristico, perché siamo degli OGM. E se uno dice ma dove stanno le prove degli OGM? Ma guardiamoci. Ogni animale, ogni essere vivente, animale o vegetale, che nasce sulla Terra, nasce geneticamente strutturato per uno o più ambienti naturali. Trovatemi un ambiente naturale per il quale l'uomo sia naturalmente strutturato. Non ce n'è neanche uno. Noi se non ci costruiamo le protesi, cioè tutte le cose esterne, noi veniamo uccisi da qualunque ambiente naturale, perché noi non siamo dati a nessun ambiente naturale del mondo, non ce n'è neanche uno. Tant'è che noi siamo costretti ad adattarci a tutti. La natura per noi è, fra virgolette, nemica, perché noi rispetto al pianeta Terra siamo, nel senso dei dizionari italiani, alieni, cioè diversi ed estranei, perché non siamo dati a nessun ambiente. In prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, la donna deve portare un segno di dipendenza sul capo a motivo degli angeli. Noi diciamo che la donna invece ha un segno sul capo per rispetto verso Dio. Col cavolo, c'è scritto lì, a motivo degli angeli, a motivo vuol dire a causa. Se noi leggiamo il trattato sulle Berachot dei testi di Qumran, c'è scritto che le giovani ragazze che partecipano all'assemblea, alle quali sono presenti i Malachim, si devono coprire il capo a loro tutela. Se noi leggiamo il De Virginibus Velandis di Tertulliano, c'è scritto che le giovani ragazze si devono coprire il capo per non eccitare sessualmente gli angeli, perché quelli non andavano per il sottile. E quindi noi abbiamo dentro tutta una serie di caratteristiche igieniche che sono tutta una serie di mutazioni che in natura in genere portano alla morte dell'individuo. E questo ha fatto sì, siccome noi da un certo punto in avanti siamo probabilmente figli di una evoluzione pilotata, ha fatto sì che la natura, a differenza di ciò che ha sempre fatto, perché è il suo meccanismo, con tutti gli altri esseri viventi, non ha potuto crearci i competitori. E noi non abbiamo competitori sulla Terra, per cui ci sviluppiamo esattamente come una cellula cancerogena, cosa che non succede a nessun altro essere vivente, perché tutti gli altri esseri viventi da un certo momento in avanti hanno un limite, perché c'è qualcuno che li ferma. Noi no, perché la natura in 300.000 anni, che sono un tempo, un soffio, nei tempi dell'evoluzione, sono un soffio, non ce l'ha fatta a creare i nostri competitori. E quindi noi ci sviluppiamo come un cancro.
Questo è ciò che è sotto i nostri occhi. Scrive che noi abbiamo tutta una serie di caratteristiche che condividiamo con cani e gatti, cioè di reazioni che sono tipiche delle specie addomesticate. E siccome nessuna specie si addomestica da sola, chi è che ci ha addomesticati, così come noi addomestichiamo i nostri cuccioli? Probabilmente quelli che ci hanno fabbricati. E ci hanno fabbricati perché noi lavorassimo per loro. Questo ce lo dicono tutti i testi antichi, compresa la Bibbia. Questo era il loro libro, che racconta dei loro rapporti con quello lì, che si occupa solo di, per fortuna, si occupa solo di loro. Poi i cristiani gliel'hanno rubato, l'hanno trasformato in ciò che non era. Loro dicono, vabbè, voi credete nelle favole che vi siete inventati, cioè noi sappiamo come stanno le cose, voi credete alle vostre cose che vi siete inventati. Siccome questi si sono creati appunto questa specie di lavoratori, cioè di individui in grado di capire ed eseguire ordini, ed è anche per questo che siamo molto malfatti, no? Perché noi siamo pieni di problemi rispetto a qualsiasi altra specie animale. Tant'è che se noi fossimo veramente stati fatti da un Dio onnisciente e onnipotente, bisognerebbe licenziarlo e chiedergli danni, perché qualsiasi altro animale è fatto meglio di noi. Quando la Bibbia parla degli Adam, non parla dell'Homo sapiens, parla di una specie precisa che loro si sono fatta per portare nei loro Gan Eden, cioè nei loro centri, diciamo così, di comando e nei loro laboratori, e dovevano lavorare con loro. Quindi gli Adam non sono il sapiens. Tant'è che per esempio loro avevano una grossa componente di patrimonio genetico loro, perché quelli, ma solo quelli, vivevano molto di più. Solo quelli, solo gli Adamiti, non il sapiens. E quando Caino uccide Abele, sapete, viene allontanato. E nelle Bibbie leggerete, ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. E chi è sto chiunque? Se c'erano soltanto Adamo ed Eva, Abele era morto e c'era solo lui. È che era pieno. Ma loro erano una specie diversa, geneticamente più pura, e quindi lui aveva giustamente il terrore di finire in mezzo ai sapiens barbari, dicendo ma se voi mi mandate in mezzo a quelli là, quelli mi sgozzano. E invece gli va bene, trova mogli, costruisce città. E per chi si costruiscono le città? Per le scimmie? La scienza, l'antropologia, l'archeologia ci dicono che nel IV millennio a.C. in Mesopotamia compare una civiltà completamente formata, senza nessun pregresso. Cioè questi qui compaiono conoscendo la scrittura, l'arte della costruzione, l'astronomia, l'agricoltura, l'allevamento, cioè come compaiono sanno tutto. La Bibbia ci dice che dal loro Gan Eden, cioè dal loro centro sperimentale laboratorio che si trovava a nord della Mesopotamia, un clan tribale che viveva con loro, quindi dunque fortemente acculturato, viene cacciato e questi sciamano lungo la Mesopotamia. E che cosa compare? Una civiltà già completamente formata. Basta che mettiamo assieme le due cose e abbiamo la spiegazione. Poi tra 20 anni, 30 anni, 100 anni, non lo so, arriveranno le conferme o non arriveranno. Ma se non teniamo la mente aperta, continuiamo a vivere nel mondo delle favole teologiche. Invece se mettiamo assieme le cose concrete, abbiamo un sacco di spiegazioni. Ma siccome questi fabbricanti poi, avendo fabbricato il Sapiens, lo dovevano pure nutrire, allora sentite cosa dice la genetica. Una componente selvatica della famiglia del Triticum, cioè del farro, ha sperimentato un evento genetico che non sarebbe mai potuto avvenire. Il suo intero genoma si è fuso con quello di un'altra graminacea e ne è nata una nuova specie selvatica che conteneva tutti i geni di entrambi i donatori e il doppio dei loro cromosomi. In natura questo non può avvenire. Un secondo evento genetico, fra virgolette, impossibile, è avvenuto di nuovo, e non sto a descriverlo. Successivamente, anche se i dettagli sono ancora da definire, una serie di ulteriori modifiche genetiche ha portato al nostro Triticum aestivum, il grano con cui facciamo il pane. Una serie di eventi genetici impossibili in natura si sono verificati nel periodo in cui quelli lì stavano operando, si sono verificati nei posti in cui i testi antichi, la Bibbia, ci dicono che quelli lì stavano operando, e non è che si è verificato sulla margherita, si è verificato su uno degli alimenti che ha nutrito nella storia milioni di uomini. Contemporaneamente, cioè negli stessi millenni, dall'altra parte del mondo, quindi nelle Americhe, è nato un, definito così, OGM naturale. E che cos'è questo OGM naturale? La patata. La patata selvatica ha inglobato completamente le sequenze del DNA dell'Agrobacterium, che è quello che la rende commestibile.
In genere questo batterio riesce a trasferire geni solo in una ristretta porzione delle cellule di una pianta, ma in questo caso, proprio come avviene per gli OGM in laboratorio, la cellula con il DNA inserito riesce a moltiplicarsi e a formare un intero nuovo esemplare, generando una progenie di individui che recano il DNA alieno. Alieno vuol dire diverso ed estraneo, Mentre di qui, diciamo, nel nostro emisfero, una serie di eventi genetici impossibili ha portato alla produzione del grano, che sappiamo nei secoli ha nutrito milioni di persone. Nell'altro continente, eventi genetici che in natura non possono avvenire hanno fatto sì che la patata diventasse commestibile e sappiamo quanti milioni di persone hanno nutrito la patata di là. Ma è possibile che sia tutto casuale? Tutto casuale? Tutta una serie di eventi genetici impossibili sono avvenuti casualmente, ma erano tutti finalizzati a nutrire centinaia di migliaia di individui che si stavano moltiplicando. E si stavano moltiplicando rapidamente perché non avevano competitori in natura. Ma se mettiamo assieme queste cose qui, a forza di far finta, viene la tentazione di pensare che sia vero, o no. Scrivere era una roba costosissima, faticosissima, molto impegnativa. E quando si sono messi a raccontare queste cronache, non è che ci raccontavano delle favole, perché non è che avevano tempo di scrivere Cappuccetto Rosso. Cercavano di tenere memoria di cronache, di fatti, e soltanto ovviamente di fatti importanti. Ci raccontano di questi tanti individui, tanti, ognuno aveva i suoi.